Bentornati nel mio canale. Vedete qua cos'ho? Oggi ho voluto provare a fare un esperimento. Avevo in casa da 2 anni dell'aiuta, dei gomitolini di Aiuta, mi è rimasto questo, e mi erano rimasti dei gomitoli di flamenco, vedete, dal top chicca. Ho detto, proviamo a fare qualcosa che possa servire in spiaggia. Ho pensato di fare una borsa, una borsettina, non è neanche piccolissima, che vedete la mia mano, quindi non è neanche piccolissima, che potesse servire in spiaggia per portare i solari con gli occhiali da sole oppure il cellulare e comunque dividere alcune cose dalle asciugamani. Poi in tanti villaggi le asciugamani vengono fornite direttamente in spiagge, quindi magari potrebbe essere utile questa borsettina porta solari, proprio l'ho chiamata borsettina chicca porta solari. Sono partita da questa base che adesso non è che si capisce molto, in Utah. Questa è la base Utah che poi verrà, vedete, verrà cucita qui un pochettino negli angoli, e quindi come prima cosa andiamo ad eseguire la base in Utah. Appunto io ho usato un'aiuta che avevo in casa per realizzare questa borsettina. Potete trovare sul sito Coffee Lane di Biella delle rocche con un prezzo buonissimo da mezzo chilo di Utah per realizzare questa borsetta. E appunto il mio bellissimo flamenco dello stesso colore del top chicca. Il colore è comunque, se fate il top vi rimarrà sicuramente del materiale per fare un bel completo, è il 103 flamenco, un cotone 100% di grandissima qualità. Sono gomitoli da 100 grammi, 210 metri. Io ho già realizzato con l'aiuta la base, perché comunque fare un tutorial, lavorare dall'aiuta è un po', sapete che comunque è un po' dura da lavorare, quindi ho già preparato la base. Andremo a rifare tutto questo progetto, questa parte, con un filato più sottile, un cotone morbido. Quindi voi dovete solamente, invece di usare un cotone, usare un'aiuta, e il risultato sarà di queste dimensioni. Quindi adesso noi andremo a fare la parte della base, il tutorial con un cotone. Però per la lavorazione della borsa io ho utilizzato il 4,5 e poi userò il 4 per fare le finiture, che non so ancora in questo momento. Voi avrete visto la foto finale, ma in questo momento che sto registrando non so ancora che particolari metterò con il flamenco, e lo lavorerò col 4. Poi servirà una forbice, naturalmente una forbice per tagliare, e basta, esclusivamente queste cose qui. Adesso non so se poi le applicazioni che farò con il flamenco in verdino, se le cucirò o se farò in modo di applicarle e poi con la possibilità di staccarle dalla borsa per poterle magari lavarli se si macchiano, per poterli lavare separatamente. Bene, io lo dico sempre, ho la collaborazione felicissima con Coffee Lane di Biella, un sito online con una grandissima scelta di filati di tutti i tipi e una grandissima qualità, e mi ha dato anche l'opportunità di offrire a chi mi segue, mettendo il codice sconto Rita, dove appunto nel carrello chiede il codice sconto. Se voi mettete Rita in minuscolo, Coffee vi farà uno sconto del 10% sul totale della vostra merce, escluse le spese di spedizione. Bene, iniziamo adesso il tutorial. Andiamo a lavorare col cotone tutta questa parte che io ho già confezionato con questo filato. Partiamo con il nodo magico. Come si fa? Si mette il filo davanti così nelle mani, si gira intorno alle 3 dita, si incrocia, prendiamo il nostro uncinetto, passiamo sotto e prendiamo il filo. Chiudiamo già un pochettino il cerchio
fermiamo subito con una catenella e chiudiamo un pochettino il cerchio, e in questo cerchio andiamo a lavorare una catenella, l'abbiamo già fatta, 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6, 3 sostituiscono una maglia alta, 3 catenelle dell'archetto, carico il filo, rientro in questo anello magico e faccio una maglia alta, chiudiamo ancora un po', ecco qua, 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, rientro, maglia alta, andiamo a fare 8 punti alti divisi da 3 catenelle, il primo sostituito dalle 3 catenelle da contare. Ho fatto le 8 maglie alte divise da 3 catenelle, ora faccio le ultime 3 catenelle, 1, 2, 3 e mi vado a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta con una mezza maglia bassa. Ecco qua. Ora andiamo a chiudere completamente tirando il filo il nostro cerchietto, poi andremo a bloccarlo bene a fine lavoro. Come vi dico, questo è solamente un campione, poi la borsa in aiuta verrà molto più grossa. Entro nel primo archetto e mi sposto appunto nell'interno con una mezza maglia bassa, mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono una mezza maglia alta, carico il filo, rientro nello stesso archetto, vado a fare 4 maglie alte chiuse insieme, 3, 4, perché la prima in questo caso è sostituita dalle catenelle, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, carico il filo, entro nell'arco successivo e vado a fare le 4 maglie alte chiuse insieme nello stesso arco, chiudo metà 1, chiudo metà 2, chiudo metà 3, chiudo metà 4 e chiudo tutto insieme. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo 4 maglie alte chiuse insieme nell'arco successivo, quindi carico il filo, entro nell'arco successivo e faccio le mie 4 maglie alte chiuse insieme, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza, chiudo metà la quarta e chiudo tutto. Fate così, lavorate così tutto il giro, ci vediamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, faccio le ultime 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5, mi vado a chiudere nelle maglie chiuse insieme, il primo gruppetto e dentro in questo modo e chiudo il giro. Con una mezza maglia bassa rientro nel primo arco, faccio 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, in questo arco vado a fare 6 maglie alte compresa della prima di catenelle, quindi 2, 3, 4, 5 e 6, una catenella di separazione, arco seguente altre 6 maglie alte nello stesso arco, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, una catenella di separazione e di nuovo praticamente andiamo a fare in ogni arco
6 maglie alte divise da una catenella. Siamo alla fine del terzo giro, faccio una catenella e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Quarto giro, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo, nella stessa maglia andiamo a fare un aumento, quindi andiamo a fare un'altra maglia alta. Lavoriamo le altre maglie seguenti con una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Vedete? Fino alla fine di questo gruppetto, di questo primo gruppetto. Nell'ultima andiamo a fare anche lì l'aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto di base. Una catenella di separazione, ripetiamo la stessa cosa sul secondo gruppetto con l'aumento all'inizio e alla fine, quindi 2 maglie alte e nello stesso punto di base all'inizio, 2 maglie alte nello stesso punto di base alla fine di questo secondo gruppetto, e la fine qua. Vedete? Andiamo avanti qua. E questo gruppetto che erano il giro sottostante erano 6 maglie, diventano 8. Ecco qua, facciamo l'aumento, che è l'ultima, una catenella e terminiamo il giro in questo modo. Siamo alla fine del giro, faccio la catenella e mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia bassa. Siamo al quarto giro, 1, 2, 3, 4. Ora dobbiamo fare altri 3 giri, cioè arrivare fino al 7 con la stessa lavorazione, cioè fate la catenella di separazione tra un gruppo e l'altro e nella prima e nell'ultima maglia dei gruppi fate l'aumento come è stato fatto adesso. Quindi siamo partiti con 6 maglie alte, al giro seguente abbiamo fatto i 2 aumenti uno per parte, siamo a 8, faremo 10, 12 e 14 e arriveremo al settimo giro che abbiamo 14 giri di questi gruppi divisi da una catenella. Quindi è molto semplice, come fare un poncio, come fare uno scialle. Si aumentano ogni giro, si fa l'aumento qui nei gruppi, lateralmente al primo e l'ultimo, come abbiamo appena eseguito adesso. Quindi mi fate appunto altri 3 giri per arrivare a un totale di 7 giri, poi ci ritroviamo per continuare. Allora, per chi volesse invece l'effetto di queste, vedete, di queste righe rilievo che si sono formate, deve lavorare tutta questa borsa fino all'ultimo giro a maglia alta, però in rilievo, cioè prendendo la catenellina dietro. Adesso però ve la faccio vedere come si fa, quindi vi faccio vedere il quinto giro. Partiamo perché per adesso abbiamo lavorato una maglia alta semplice, però per chi volesse questo effetto appunto di questa righina in rilievo su tutta la borsa si esegue in questo modo. Allora adesso mi alzo con la prima la prima maglia alta, sostituiamo con 3 catenelle, carico il filo, vado a prendere la catenella dietro della mia maglia, non entro qui davanti ma vado a prendere questa dietro. Questo è il metodo per adesso, per qua non abbiamo fatto l'aumento, però vi faccio vedere, vedete, si prende dietro e non qua davanti, se ne prende una sola dietro e quindi viene il rilievo e vengono tutte quelle belle righine in rilievo.
vi faccio vedere un'altra volta, che qua c'è la catenella, si prende questa dietro, ecco, così potete farla come vi piace di più, senza queste righine oppure con le righine. Bene, ci troviamo al settimo giro, dopo che avete fatto i 3 giri con gli aumenti. Ecco, questo è il campione, naturalmente fatto con l'aiuto viene molto più grande. Sono arrivata appunto a quel giro che mi sono trovata con 14 maglie alte per spicchio, che questi sono 8 spicchi, e facendo appunto gli aumenti parte l'alta dello spicchio, mantenendo però la lavorazione, a parte gli aumenti la lavorazione, mi sono ritrovata appunto 14 maglie alte per spicchio divise da una catenella. Ora andremo a fare 3 giri mantenendo le 14, quindi basta aumenti, le 14 maglie su ogni spicco, ma andiamo a cambiare le catenelle che suddividono tra lo spicchio da un altro. Quindi prendiamo il nostro lavoro, abbiamo chiuso con una mezza maglia bassa, ora ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta e andiamo a lavorare le 14 maglie alte così come si trovano maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Quindi 2, 3, ah no aspettate ho sbagliato, è da fare in costa, scusate, che ho preso in mano il lavoro dopo una giornata, mi sono dimenticata, quindi le dobbiamo prendere in costa, vedete, perché è questa che dà questa piacevole lavorazione in rilievo. Quindi carichiamo il filo, entriamo nella catenella posteriormente e facciamo la maglia alta normale in rilievo. Vedete la catenella posteriore. Questa borsa, se magari qualche volta mi dovete scusare se non lo dico, però è fatta tutta coi giri lavorati appunto in costa dietro, che dà l'effetto del rilievo. Quindi manteniamo, vedete io sto mantenendo le maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante. Ecco, ho fatto le 14 maglie alte mantenendo appunto le 14 sottostanti, una su ogni maglia alta. Ora la differenza dal giro precedente è che qua invece di mettere una catenella di separazione andiamo a metterne 2, una e 2. Carico il filo e ricomincio a lavorare l'altro spicchio seguente, quindi 14 maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante. Questo è il giro. Vediamo che il giro siamo arrivati 1 2 3 4 5 6 7, questo è l'ottavo giro, quindi lo lavoriamo tutto così con le 2 catenelle tra uno spicchio e l'altro. Ci troviamo qui alla fine del giro. Siamo alla fine dell'ottavo giro, faccio le 2 catenelle e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ora ripetiamo lo stesso giro, però invece di mettere le 2 catenelle di separazione tra uno spicchio e l'altro, andiamo a mettere 3. Qua avevamo messo 1 e 2, nel giro dopo ne mettiamo 3 catenelle, nel decimo giro ne mettiamo 5. Quindi continuiamo a lavorare adesso per altri 2 giri mantenendo le stesse 14 maglie alte sullo spicchio, una per ogni maglia alta sottostante, ma andiamo a fare il nono giro con 3 catenelle di separazione e il decimo giro con 5 catenelle di separazione. Qui a questo punto ci vediamo per continuare con l'11° giro. Ecco qua, siamo arrivati alla fine del decimo giro, facciamo le ultime 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, andiamo a chiuderci con la solita mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ecco qua, adesso nell'11° giro cominciamo a diminuire, quindi a chiudere un po' a sacchettino la nostra borsa. Quindi mentre fino adesso abbiamo aumentato,
Ora andiamo a diminuire sugli spicchi. Cosa facciamo? Sulla prima e sull'ultima maglia andiamo a diminuire, quindi facciamo 2 maglie chiuse insieme. La prima la sostituiamo con 2 catenelle, carico il filo, entro nella maglia alta seguente, sempre in costa dietro, chiudo metà e chiudo insieme. Ora facciamo le maglie centrali sempre a maglia in rilievo, in costa dietro, una maglia alta su ogni maglia alta. Quando siamo alla fine dello spicco, le ultime 2 maglie andremo a chiuderle insieme. Ecco, siamo alla fine del primo spicchio, andiamo a chiudere insieme le ultime 2, quindi chiudiamo a metà maglia alta, carico il filo, seconda, chiudiamo a metà e chiudiamo insieme. 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo. Qui avevamo 5 catenelle, entriamo nella terza che è esattamente la metà e facciamo 3 maglie alte nello stesso punto di base. Quindi 1, 2 e 3 maglie alte nello stesso punto di base. 2 catenelle e ricominciamo la lavorazione sul secondo spicchio, chiudendo insieme le prime 2 e le ultime 2 e quindi 2 diminuzioni, una parte e l'altra dello spicchio. Continuiamo così tutto l'11° giro, ci ritroviamo qui per continuare. Siamo alla fine dell'11° giro, faccio le ultime 2 catenelle, mi chiudo con la mezza maglia bassa nella terza catenella, qua, anzi ci chiudiamo qua dove c'erano le maglie alte chiuse insieme, con la mezza maglia bassa, ecco qua. Al 12° giro andiamo a ridurre di altre 2 maglie il nostro spicchio e quindi rifacciamo la stessa lavorazione, ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia, cioè la maglia alta chiusa a metà, carico il filo, entro sempre in costa dietro nella seconda maglia e chiudiamo metà e chiudiamo insieme. Andiamo a lavorare le maglie seguenti, una per ogni maglia in costa dietro, e quando siamo alla fine dello spicchio qui andiamo a chiudere ancora 2 insieme. Mi raccomando, state attenti che l'ultima sembrano 2 ma invece sono 2 chiusi insieme e equivalgono a 1, e chiudete, quindi è come se ne vedete 3 prima della fine, quindi entrate nella terzultima e fate una mezza maglia, cioè una maglia chiusa a metà, e poi in questo gruppetto di 2 chiusi a metà del giro precedente e chiudete tutto. Vi faccio vedere, sono alla fine dello spicchio, vedete qua, vedete 3 maglie, però chiudete a metà la terzultima, che non è la terzultima ma è quella, la terzultima che voi vedete, caricate il filo, questo è il gruppetto chiuso insieme, entriamo e chiudiamo a metà e poi tutto. 2 catenelle, carico il filo, salto questo arco, vado sulla prima di questo gruppetto di 3, sempre in costa dietro, vado a fare una maglia alta, carico il filo, entro in costa dietro nella seconda e faccio 4 maglie alte in costa dietro nella stessa maglia, nella centrale, quindi 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, una maglia alta in costa dietro, retro, nell'ultima maglia alta del gruppetto di 3 sottostante, 2 catenelle, siamo sul secondo spicchio, andiamo a fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto nel primo, chiudendo metà, chiudendo insieme, quindi una diminuzione all'inizio e una alla fine, quindi da 12 ora questo specchio siamo arrivati diminuendo a 10.
Fate così tutto il giro, ci vediamo qua per continuare. Siamo alla fine del 12° giro, faccio le ultime 2 catenelle, mi chiudo con una mezza maglia bassa qui nel gruppetto di maglie chiuse insieme, entro alla base e mi chiudo con una mezza maglia bassa. Ora qui abbiamo sul nostro spicchio 10 maglie, andiamo a chiuderle a 2, quindi facciamo 5 gruppetti di 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi ci alziamo con 2 catenelle, carico il filo, entro in costa dietro nella maglia seguente, chiudo metà e chiudo insieme. Di nuovo 2 maglie alte chiuse insieme nelle prossime 2 maglie alte sottostanti, chiudo metà la prima e chiudo metà la seconda e chiudo metà e chiudo insieme, scusate, questo è il secondo gruppetto. Terzo gruppetto, nelle prossime 2 maglie alte sottostanti facciamo 2 maglie alte chiuse metà in costa dietro, vedete? E questo è il terzo gruppetto chiuso insieme. Quarto gruppetto chiuso insieme, carico il filo, entro in costa dietro nella maglia alta seguente, chiudo metà, carico il filo, entro nella maglia alta seguente, sempre mi raccomando in costa, chiudo metà e chiudo tutto. Ultimo gruppetto, il quinto, carico il filo, entro nella maglia alta sottostante seguente in costa dietro, chiudo metà, carico il filo, qui abbiamo il gruppetto di 2 maglie chiuso insieme, entro in costa dietro in questo gruppetto, chiudo metà e chiudo tutto. E qui abbiamo stretto bene il nostro spicchio. 2 catenelle, 1 e 2, salto l'arco, vado a lavorare sul ventaglio e faccio nella prima maglia alta del ventaglietto una maglia alta in costa dietro, nelle seguenti 4 maglie alte, quelle che avevamo fatto tutte insieme nello stesso punto di base, andiamo a fare 4 aumenti, quindi sogni di queste 4 maglie alte centrali andiamo a fare 2 maglie alte sempre in costa dietro, quindi facciamo la prima nella prima maglia alta e anche la seconda nello stesso punto di base. Ecco, 4 volte andiamo a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base, quindi facciamo 4 aumenti sempre in costa dietro. Questo è il secondo aumento, adesso entriamo nella terza, facciamo 2 maglie nello stesso punto di base, 2 maglie alte e qui c'è il terzo aumento e il quarto aumento lo andiamo a fare nella maglia alta seguente sempre in costa dietro, quindi una seconda maglia alta nello stesso punto di base. Nell'ultima facciamo solo una maglia alta in costa dietro, quindi la prima e l'ultima le lavoriamo singolarmente, le 4 centrali andiamo a fare 4 aumenti, quindi 2 maglie alte nello stesso punto di base per 4 volte, 2 catenelle, 1 e 2. Sono di nuovo sullo spicchio, vado a fare la stessa lavorazione, quindi chiudo insieme a 2 in costa dietro le maglie, sono 10, usciranno 5 gruppetti di 2 maglie chiuse insieme. Quindi partiamo e facciamo questa lavorazione su tutto il giro, ci troviamo alla fine del giro per continuare. Sono alla fine del 13° giro, faccio le ultime 2 catenelle e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa qui nella seconda catenella e inizio giro. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 ed iniziamo il 14° giro. Carico il filo qui nei 3 gruppetti centrali, abbiamo fatto 5 gruppetti di maglie alte chiuse insieme, entriamo in costa dietro nel secondo gruppo e chiudiamo metà, carico il filo, entriamo in costa dietro nel terzo gruppo e chiudiamo metà, carico il filo, entriamo in costa dietro nel quarto gruppo e chiudiamo metà.
3 e chiudiamo tutto. Carico il filo, maglia alta nell'ultimo gruppetto, il quinto, e incosta dietro. 2 catenelle di separazione. Carico il filo, salto questo archetto, vado a lavorare sul ventaglio e faccio una maglia alta sulla maglia alta sottostante, incosta dietro. Carico il filo, seconda maglia alta sulla maglia alta seguente, incosta dietro. Terza maglia alta nella maglia alta seguente, incosta dietro. Quarta maglia alta nella maglia seguente sottostante, incosta dietro. Nella quinta e nella sesta di queste maglie andiamo a fare 2 aumenti, uno per maglia, quindi nella maglia seguente andiamo a fare 2 maglie alte incosta dietro nello stesso punto di base. Questa è la quinta, e 2 maglie nella seguente, 2 maglie alte incosta dietro nello stesso punto di base, una e 2. Nelle 4 rimanenti di questo ventaglio andiamo a fare una maglia alta incosta dietro su ogni maglia alta sottostante. Quindi 4, adesso finiamo queste e poi vi spiego. Quindi 4, le prime 4 una solamente di maglie alte in ogni maglia alta sottostante, le 2 centrali, la quinta e la sesta, facciamo l'aumento, quindi 2 maglie alte nella quinta e 2 maglie alte nella sesta, e le altre 4 che terminano il ventaglio, una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, sempre incosta dietro, 2 catenelle e siamo di nuovo sul nostro spicchio. Quindi andiamo a lavorare, qui ci sono i 5 gruppetti di maglie, di 2 maglie chiuse insieme. Nel primo gruppetto lavoriamo incosta dietro una maglia alta, in quelli centrali facciamo 3 maglie alte chiuse insieme, in quelli 3 centrali sempre incosta dietro, quindi chiudiamo a metà il numero 1, chiudiamo a metà il numero 2, chiudiamo a metà il numero 3, incosta dietro e chiudiamo tutto. Carico il filo, una maglia alta nell'ultimo gruppetto, il quinto, 2 catenelle e di nuovo siamo a lavorare saltando questo archettino, a lavorare sul ventaglio come la lavorazione che abbiamo appena eseguito. Ci troviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, faccio le 2 ultime catenelle e mi chiudo con una mezza maglia bassa qui sulla prima maglia del giro. Vedete che adesso la borsettina sta prendendo forma. Ora andremo a fare l'ultimo giro, che è quello che proprio la va a chiudere un pochettino, gli dà la forma un pochettino più di borsettina. Quindi è un giro fatto da due lavorazioni. Ora siamo sul gruppetto, sullo spicchio, vedete, lo andiamo a chiudere completamente, quindi mi alzo con 2 catenelle, carico il filo, entro nelle maglie chiuse insieme sempre da dietro, chiudo metà, entro nella maglia singola, chiudo metà e chiudo tutto. Da qui non facciamo catenelle, andiamo direttamente caricando il filo a lavorare, saltiamo questo archetto, a lavorare le 12 maglie alte sul ventaglio. Praticamente manteniamo le maglie alte del giro precedente, quindi una maglia alta su ogni maglia alta di questo ventaglio, sempre incosta dietro,
e teniamo magari l'uncinetto un pochettino più sostenuto stavolta, così la borsettina si va a chiudere bene. Ecco, facciamo tutte queste 12 maglie alte. Ho fatto le 12 maglie alte sulle 12 già esistenti nel ventaglio senza catenelle, vado a chiudere insieme, carico il filo, vado sullo spicchio e chiudo insieme le 3 maglie, cioè la prima che è stata lavorata singola a metà, carico il filo, vado nel gruppetto chiuso insieme, chiudo a metà e vado sulla maglia alta singola e chiudo a metà e chiudo tutto. Da qui senza catenelle carico il filo, di nuovo vado a fare 12 maglie alte come abbiamo appena fatto sul ventaglio. Ecco, fatto anche il secondo ventaglio, carico il filo senza catenelle e vado a chiudere ancora qua come abbiamo appena fatto lo spicchio, quindi chiudo metà la prima, chiudo metà entrando in costa dietro nelle maglie chiuse insieme e chiudo metà la terza e chiudo tutto. Quindi quando avremo fatto, qui siamo all'inizio del giro, abbiamo chiuso uno spicchio, primo ventaglio, chiuso il secondo spicchio, secondo ventaglio lavorato, chiuso il terzo spicchio. Ora per 2 ventagli si cambia la lavorazione e si lavora come segue. Carico il filo, vado sul ventaglio, faccio una maglia alta in costa dietro sulla prima maglia alta, carico il filo, seconda maglia alta in costa dietro sulla seconda maglia alta sottostante, carico il filo, terza maglia alta in costa dietro. Ora facciamo un pipiolino, 1 2 e 3 perché adesso qui sto usando un cotone, ma con l'aiuto diventa già un pipiolino abbastanza grosso, e andiamo a chiudere con una mezza maglia bassa, altre 3 maglie alte sulle maglie alte seguenti, una dopo l'altra, una su ogni maglia alta sottostante in costa dietro, 2 e 3, un altro pipiolino, 1 2 e 3, lo chiudiamo con la mezza maglia bassa, altre 3 maglie alte le seguenti in costa dietro del ventaglio, 1 2 e 3, terzo pipiolino, terzo pipiolino. Ora andiamo a fare le ultime 3 lavorate sempre in costa dietro, 1 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, andiamo a chiudere lo spicchio come al solito, quindi come abbiamo già fatto, chiudiamo metà 1, chiudiamo metà la seconda e chiudiamo metà la terza. Oggi ho le mani sudate, c'è caldissimo, non riesco a lavorare il cotone. E anche qui sulla base andiamo a fare il pipiolino, 2 3 catenelle, chiudiamo con una mezza maglia bassa, 2 catenelle, 1 e 2, andiamo a ripetere la lavorazione che abbiamo appena fatto con i pipiolini sull'altro ventaglio. Ecco qua, quindi questa parte fatta con i pipiolini rappresenterà l'apertura per la mano della nostra borsa, perché poi noi andremo a cucire in questo punto parte l'altra.
Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ripetere un'altra volta, una seconda volta, esattamente la lavorazione di questo ultimo giro che noi abbiamo iniziato qui, facendo, chiudendo insieme, chiudendo lo spicchio, un ventaglio, chiudiamo il secondo spicchio, un ventaglio, chiudiamo il terzo spicchio e poi facciamo questa lavorazione. Da qui non faremo le catenelle. Oddio, sono andata a distruggere l'ultima maglia. Quindi da qui passeremo direttamente senza catenelle a chiudere lo spicchio. Vedete? Questo che stiamo chiudendo è già il primo della lavorazione come abbiamo iniziato qui. Quindi ripetete ancora questo mezzo giro dall'inizio fino a quel punto qua, e quindi verranno parte l'altra appunto la lavorazione centrale con i picciolini. Le 2 catenelle le andiamo a mettere esclusivamente qua tra i 2 ventagli lavorati col picciolino e basta. Ok, adesso la parte della base è già finita, la borsettina. Dopo andremo adesso direttamente a cucire sull'aiuta, su quella già che ho già fatto. Andremo a, vi faccio vedere sulla borsettina l'altra. Ecco qui la nostra borsettina fatta con l'aiuto, dopo gli daremo più forma quando è terminata. Vedete, qui c'è la parte dei picciolini e uguale c'è dietro. Quindi noi andremo a cucire praticamente dove inizia il primo ventaglio di picciolini con l'altro, era unito con l'altro, e questa parte qui laterale andremo a cucirla. Adesso non so se la cucirò così o se la ricerò un attimino, e poi andremo a cucire appunto, vedete qua ci sono i picciolini, qui l'altro ventaglio, tutti e 2 ventagli di picciolini, e qui l'altro pezzo dall'altra parte che andremo a cucire insieme. Allora, io ho l'uncinetto, praticamente ho chiuso il giro e da qui direttamente vado ad unirmi con l'altra parte, poi per l'altra parte staccheremo il filo. Qui ce l'ho già e continuo, quindi sono qua sulla punta di uno spicchio, vado a collegarmi direttamente, vedete dove c'è qua l'ultimo picciolino, c'è l'ultimo picciolino e qua c'è l'altra chiusura dello spicchio, entro in questo modo e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa, e adesso qui ho già unito le parti. Andremo a chiudere questo pezzo con l'uncinetto direttamente, quindi entrando, mettendo vicino una catenella con catenella, entrerò, vedete, in questo modo, qui c'è il filo dietro, entrerò nelle catenelle e chiuderò con una maglia bassa, in questo modo, dritto. Qui questo è il dritto, quindi la prossima è qui, prendendo la catenella da fuori, vedete, qui sono già entrata, entro nella prossima, filo dietro e chiudiamo con una mezza maglia bassa. Vi faccio vedere ancora, entro nella prossima catenella, quella da dietro, cioè esternamente, qui c'è il mio filo, entro nell'altra qui esternamente e chiudo in questo modo con una mezza maglia bassa. Quindi mi chiudete i 2 angoli lavorandoli, vedete, poi non si vede, guardate,
e qua vedete ci sono i picciolini, quindi unite le prime due punte dopo il picciolino che hanno chiuso lo spicchio, e qua farete lo stesso dall'altra parte. Vedete, qui c'è il picciolino, qua c'è la chiusura dello spicchio e qui uguale, e unirete così, vi attaccherete col filo e cucirete anche questa parte. Quando siete qua alla fine di una delle due cuciture, tirate un po' l'asola, tagliate il filo, vedete l'uncinetto, entrate cercate di fare passare praticamente il filo, prima chiudete bene così e fate passare il filo sotto per fermarlo. Vedete, così cercate di farlo, ecco, passare sotto in modo che non si vede, ecco. E poi andate a fermare naturalmente tutti i fili. Questa è la cucitura, non si vede praticamente niente. Ora andiamo a fare la rifinitura del pizzettino intorno alla borsa. Io adesso qui ho la borsa davanti, questa è la parte del diritto e vedete che ho la parte del bordo verso di me, verso il mio corpo. Andiamo praticamente ad agganciarci con l'uncinetto numero 4 e con il gomitolo di flamenco di cotone, andiamo ad agganciarci nella seconda riga rilievo verso, vedete qua c'è il picciolino, questa è la prima e questa è la seconda. Quindi vedete adesso questa lavorazione in costa ci è venuta utile perché andremo a lavorare in questa catenella, vedete la seconda, questa catenella qua in rilievo, ci agganceremo col filo, andremo a lavorare tutto un giro di maglie basse. Quindi mi aggancio, vedete, così, chiudo la maglia bassa e vado a fare il mio giro tutto intorno a questa costa di maglie basse, una per ogni catenella. Ci vuole un po' di pazienza, però è semplicissimo perché è in rilievo. Io adesso sono sullo spicchio, vedete, maglia bassa, dove troviamo le catenelle saltiamo e andiamo nell'altro spicchio. Vedete, qui sono le catenelle e saltiamo, andiamo qua nella prima maglia in rilievo dell'altro spicchio, e così diamo un po' la forma arricciata anche alla nostra borsa. Quindi continuiamo a lavorare ogni catenella in costa di questo giro, saltando le catenelle che ci sono tra uno spicchio e l'altro. Vedete qua, faccio vedere ancora un pezzettino. Magari se prendete così la borsa fate meglio, dopo tanto gli diamo la forma dopo, gli daremo una forma dopo. Ecco, qui ce n'è un'altra. Qui ce n'è un'altra e un'altra ancora. Siamo sulle catenelle, le catenelle le andiamo a saltare, vedete, queste sono le catenelle, e andiamo ancora sulla parte di maglie alte. Ecco, terminate il giro in questo modo, ci vediamo poi alla fine del giro. Ecco, ho finito il giro di maglie basse e mi sono chiusa con una mezza maglia bassa nella prima maglia bassa del giro. Ora ci alziamo, iniziamo il bordo, ci alziamo con 2 catenelle, carico il filo, rientro nella stessa maglia dove ho chiuso
e faccio 3 maglie alte chiuse insieme. La prima in questo caso è sostituita dalle catenelle, quindi chiudo la seconda a metà, carico il filo, rientro e chiudo metà la terza e chiudo tutto insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, entro nella maglia bassa seguente, faccio lo stesso petalo, quindi 3 maglie alte nello stesso punto di base chiuse insieme. Chiudo metà la prima, chiudo la metà la seconda, chiudo metà la terza e chiudo tutto insieme. Faccio 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta vado a fare una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle, 4 scusate catenelle, 1, 2, 3 e 4, carico il filo, salto 3 maglie di base, alla quarta vado a fare il petalo, quindi 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base, chiudo metà una, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza e chiudo tutto insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo nella maglia seguente, nella maglia bassa seguente del secondo petalo. Sto già ripetendo il motivo, quindi chiudo a metà la prima maglia alta, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza e chiudo insieme. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, no sono 4, 3, 4 scusate ancora, e saltando, facciamo un'altra volta, 1, 2, 3, nella quarta maglia bassa andiamo a fare la nostra maglia bassa, se ci riesco a entrare, ecco qua, 4 catenelle, vi faccio vedere ancora, 2, 3 e 4, carico il filo, salto 3 maglie basse, nella quarta vado a fare il mio petalo, quindi le 3, e insomma le buste sono un po' durine da lavorare, le 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base, chiudo metà una, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza e chiudo insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3, secondo petalo nella maglia seguente, nella maglia bassa seguente, carico il filo, le 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base, chiudo metà una, carico il filo, chiudo metà la seconda, carico il filo, chiudo metà la terza e chiudo tutto insieme. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto le 3 maglie di base e vado a fare il petalo. Ecco, fate tutto questo giro lavorando questi petali, ci vediamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro, non avevo sufficienza per fare un motivo. Cosa ho fatto di punti di base? Ho fatto 2 petali nella stessa maglia invece di farli in una maglia sì, cioè una maglia, un petalo in una maglia bassa e petalo nell'altra. Comunque se qui vi risultano meno catenelle non succede mica niente, anzi viene più bella ricciata. Facciamo 4 catenelle, qui ho 1, 2, 3, 4, 5 maglie, vado nella terza che è quella a metà, faccio la maglia bassa, ecco qua, faccio le 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e mi vado a chiudere qui alla base dove avevo chiuso insieme le maglie, il gruppetto di 3 maglie alte, e chiudo con una mezza maglia bassa. Secondo giro del bordino, rientro in questa chiusura delle 3 maglie insieme, faccio una maglia bassa,
vedete? 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Vado a fare una maglia bassa nell'altra chiusura qua sulla punta del petalo. 8 catenelle, 1 2, adesso vediamo se 8 sono sufficienti, 3 4 5 6 7 e 8. Andiamo, facciamone pure 10, 9 e 10. Vado sull'altro petalo, salto tutti i due archi questi, vado sull'altro petalo e faccio la maglia bassa in alto. Sì, così va bene. 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6. Vado sull'altro petalo e faccio qui dove ho chiuso insieme e faccio la maglia bassa. 10 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Salto i due archi, vado sul petalo e faccio la maglia bassa. Ecco, questo è il giro che dovete lavorare. Ci troviamo alla fine del giro. Sono alla fine del giro. Ho fatto le 10 catenelle, vado a chiudermi qui nella prima maglia bassa del giro. Ora ci spostiamo con delle mezze maglie basse circa al centro di questo arco di 6 catenelle del giro precedente, circa metà. Vediamo di farne 3 2 1 su ogni catenella, mezze maglie basse e 3. Ecco qua, rientriamo nell'arco e facciamo una maglia bassa. Da qui proviamo a fare 3 catenelle, 3. Ora dobbiamo andare a lavorare dentro all'arco grande. Nell'arco grande andranno fatte 14 maglie alte divise da un pipiolino di 3 catenelle, 3 4. Adesso proviamo, quindi carico il filo, cominciamo nell'arco grande con la prima. Facciamo le maglie alte doppie, proviamo a fare le doppie così, 2 volte il filo su uncinetto, facciamo 14 maglie alte doppie. Facciamo il pipiolino di 1 2 3 e 4 catenelle, lo chiudiamo alla base qui della maglia alta doppia con una maglia bassa e poi facciamo l'altra maglia alta doppia, carico 2 volte il filo, rientro nell'arco grande e faccio la mia maglia alta doppia. C'è da fare un ultimo giro, questo è l'ultimo giro, è abbastanza lungo, però dovrebbe dare una bella rifinitura a questa borsettina. Quindi 4 catenelle, 3 e 4, chiudiamo con una maglia bassa qui alla base della maglia alta doppia, carico 2 volte il filo, entro, rientro e faccio l'altra maglia alta doppia. Andiamo avanti in questo arco con un totale di 14 maglie alte doppie divise dal pipiolino, tutte in questo arco di 10 catenelle. Ecco, ho fatto le 14, vedete, le 14 maglie alte doppie nell'arco di 10 catenelle divise da un pipiolino di 4 catenelle. Ora facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3, e vado a fare una maglia bassa qui all'interno della catenella di 6. 3 catenelle, 1 2 e 3, vado ancora a lavorare tutte questa lavorazione di questo volant dentro l'arco di 10 catenelle successivo. Ecco, finiamo così il giro, tutto il giro. Ecco amici, la borsettina è una cosa semplice, non è una cosa
d'alta moda, è una cosa rustica, semplice, fatta con il cuore per portare in spiaggia. Vedete, ho chiuso il giro, questo qua delle cappe, con la solita mezza maglia bassa, l'ho stirato perché va stirato e insomma l'effetto non è mica male, dai. Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a fare, che io ho già fatto, 3 corde formate ognuna da 140 catenelle, perfettamente da 140 catenelle, e mi lasciate un po' qui, quando iniziate, che fate il nodo d'inizio, un po' di filo, perché adesso non so ancora come andrò a chiudere, quindi mi fate queste 3 catenelle, stiamo facendo i manici di 140 maglie, e dopodiché andranno intrecciate, quindi dovete trovare qualcosa, una spilla che magari ve lo attacca alla tovaglia o qualcosa, e andremo a fare con queste 3 catenelle, queste cordine, andremo ad intrecciarle proprio come una treccia che si fa nei capelli. Poi vi farò vedere dove andrà inserita. Ecco qua, ho fatto la treccia con le 3 catenelle, l'ho fermata con un marcapunti sia all'inizio che alla fine e ho lasciato queste cordine. Adesso vediamo, forse la cucirò. Ora vi faccio vedere come andremo ad inserirle sulla borsa. Allora, questa è la borsa, vi ricordate, abbiamo fatto i pipiolini nella parte dove entrano le mani. Qui c'è il diritto, prendo l'uncinetto, questo è il primo pipiolino, entro dall'interno della borsa verso l'esterno, in questo modo, prendo la mia treccia e la faccio entrare, ci vuole un po' di pazienza, la devo fare entrare praticamente dentro questo pipiolino, vedete, ci vuole un po' di pazienza, però si riesce. Ecco qua. Ora cosa facciamo? Tenendo bene la treccia dritta, che dopo al limite si aggiusta una volta che è inserita, vado all'ultimo pipiolino dal lato opposto e faccio lo stesso lavoro dall'esterno, entro dall'interno con l'uncinetto nel pipiolino e cerco di far passare questa corda, questo manico, dall'altra parte. Vedete? Ecco qua. Ora giro la borsa sull'altro lato. Siamo usciti con la catena, ora la faccio passare. Adesso metto invece l'uncinetto dall'esterno, lo metto verso l'interno, in questo modo, e faccio passare la mia cordina dall'interno, la faccio passare verso l'esterno. Vediamo, non è semplice, ci vuole un po' di pazienza. Forse qui non siamo entrati bene, magari cerchiamo di aprire un pochettino il pipiolino e la facciamo passare con un po' di pazienza verso se magari vi si blocca qui dove c'è il marcapunti, lo togliete un attimo e poi lo rimettete, altrimenti si desfa la treccia. Ecco qua. Facciamo l'ultimo passaggio, poi andremo a aggiustare bene la corda. Ultimo passaggio. Ora dobbiamo farlo entrare dalla parte davanti, quindi mettiamo l'uncinetto
dalla parte interna, perché lo allarghiamo un po'. Questo la vedo un po' dura. Ecco, lo allarghiamo un po' con l'uncinetto, entriamo dalla parte interna e facciamo passare l'ultima volta con tanta pazienza la nostra catenella. Vedete, qua passa anche in punti. Ecco qua. Ora andiamo a unire, quindi adesso devo decidere se cucire, ma penso proprio che farò una cucitura. Andiamo a cucire, vedete che qua si è un po' distrutta. Ah no, perché qua quando fate la treccia due restano logicamente più lunghi, quindi il punto dove dobbiamo cucire è questo. Andiamo a prendere il nostro filo, andiamo a sovrapporre, vedete, l'inizio e la fine, dove c'è il marcapunti, stiamo un po' più sormontati e andiamo a cucire questo pezzettino. Io ho già preparato un ago da cucito con un filo. Andiamo a cucire questo pezzettino accuratamente, perché logicamente se si apre questa cucitura vi esce il manico e vi cade la borsa. Quindi andiamo a cucire questo pezzettino accuratamente con diversi giri, di fermarlo bene. Ecco che ho finito di cucirlo, vado a tagliare i nodi. Qua possiamo anche tagliare la catenella, non succede niente, che abbiamo cucito. Ecco, io ho finito la borsa, vedete, questi sono i manici. La parte della cucitura la lasciate qui dove ci sono le giunture, poi quando si chiuderà non si vede. E vabbè, è una cosa, ho fatto un esperimento, non so se vi è piaciuto. Logicamente l'aiuta non è come la raffia, rimane un po' molle, però una volta che avete riempito con i vostri accessori la borsetta è molto carina e si abbina piacevolmente al top chicca. Io spero di non avervi annoiato con questo tutorial e vi saluto come sempre, vi dico ciao, alla prossima, ciao, buone vacanze.